Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo lunghissimo episodio di Italiano Vero. Io sono Luca e oggi sono qui con la mia amica Marta per un viaggio speciale attraverso tutta la nostra giornata. Oggi abbiamo deciso di fare una cosa davvero utile. Vedremo insieme le 150 frasi più usate durante la routine giornaliera, dal mattino alla sera. Ciao Luca, ciao a tutti. Oh, 150 frasi sono tantissime, ma sono tutte frasi che usiamo ogni singolo giorno. Immaginate di poter descrivere ogni vostra azione in italiano, da quando aprite gli occhi a quando andate a dormire. È il modo migliore per imparare a parlare in modo naturale. Proprio così. Ma prima di iniziare con la nostra lunghissima lista di frasi, volevo chiedervi un piccolo favore. Se vi piace quello che facciamo e volete aiutarci a far crescere questo canale, iscrivetevi subito. Sapete, per noi l'iscrizione è fondamentale per continuare a creare questi video. Se vi iscrivete, mettete un mi piace e scrivete un commento, il canale cresce e noi possiamo aiutarvi ancora di più a imparare l'italiano. Esatto, è molto importante per noi sapere che il contenuto vi piace. Quindi cliccate sul tasto iscriviti e scriveteci un commento, magari dicendoci a che ora vi svegliate di solito. Ci piace tantissimo leggere le vostre storie e interagire con voi. Ogni vostro mi piace aiuta Italiano Vero a raggiungere nuovi studenti in tutto il mondo. Grazie di cuore a chi lo farà. Allora Marta, iniziamo dall'inizio. Il mattino. La prima cosa che succede è che suona la sveglia. Questa è la frase numero 1. Poi io dico sempre apro gli occhi e guardo il telefono. Io invece quando sento la sveglia dico sempre ancora 5 minuti. È una frase che dicono tutti, vero? Ancora 5 minuti e poi finalmente mi sveglio e mi alzo dal letto. Svegliarsi e alzarsi sono due cose diverse. È vero, io mi sveglio subito, ma resto un po' a letto a pensare alla giornata. Poi dico a me stesso, devo alzarmi perché è tardi. Guardo l'ora e vedo che sono già le 7. Io invece sono molto veloce. Appena mi alzo, la prima cosa che faccio è vado in bagno. Lì dico mi lavo la faccia con l'acqua fredda per darmi la carica. Poi mi lavo i denti e mi pettino i capelli davanti allo specchio. Io faccio lo stesso, ma aggiungo mi faccio la barba o mi rado. Se ho tempo dico faccio la doccia subito, altrimenti la faccio la sera. Quando esco dalla doccia dico mi asciugo con l'asciugamano e mi metto l'accappatoio. Oh, la doccia al mattino è fantastica. Dopo essere uscita dal bagno, torno in camera e mi chiedo cosa mi metto oggi. Questa è una frase che usiamo ogni mattina davanti all'armadio. Scelgo i vestiti e poi mi vesto. Io sono pigro, quindi dico prendo i primi vestiti che trovo. Metto i jeans, metto una maglietta e poi mi metto le calze. A volte non trovo le cose e allora dico dove sono le mie scarpe? Oppure non trovo le chiavi. Succede sempre. Succede a tutti, Luca. Io intanto rifaccio il letto perché mi piace vedere la camera ordinata. Poi apro la finestra per far cambiare l'aria e dico che bella giornata. Oppure oh, oggi piove. Guardare il tempo è parte della routine. Verissimo. Dopo essermi vestito, dico vado in cucina. È il momento preferito di molti italiani. Faccio il caffè. Sento il profumo del caffè e dico che buon odore. Poi preparo la colazione per tutta la famiglia. La colazione è sacra. Io dico apparecchio la tavola e poi mangio le fette biscottate con la marmellata. Spesso bevo anche un bicchiere di succo d'arancia. Mentre mangio dico leggo le notizie sul tablet o controllo le email sul cellulare. Io invece dico bevo il caffè amaro perché mi dà energia. Finita la colazione dico sparecchio la tavola e metto le tazze nella lavastoviglie. È importante aiutare in casa. Poi dico mi lavo di nuovo i denti prima di uscire. Giusto. Poi arriva il momento di preparare la borsa. Dico prendo il computer e prendo il caricabatterie. Controllo di avere tutto e dico ho le chiavi? Ho il portafoglio? Ho il telefono? Se ho tutto, allora mi metto le scarpe e mi metto la giacca se fa freddo.
Io, prima di uscire, mi guardo allo specchio un'ultima volta per vedere se sono in ordine. Poi dico esco di casa e chiudo la porta a chiave, scendo le scale o prendo l'elevatore e finalmente vado al lavoro o vado all'università. Se vado in macchina dico apro la macchina e metto in moto. Se invece uso i mezzi pubblici dico vado alla fermata dell'autobus o vado in stazione. Durante il tragitto dico ascolto un podcast oppure guardo la gente che passa. La giornata è appena iniziata. Eccoci arrivati alla seconda parte della nostra giornata. Di solito arrivo al lavoro verso le 9 e la prima cosa che dico è buongiorno a tutti. Saluto i miei colleghi con un grande sorriso perché mi piace iniziare bene la giornata. Anche io faccio così. Dico ciao a tutti e poi vado alla mia scrivania. Appoggio la borsa sulla sedia e dico accendo il computer. Mentre aspetto che il sistema sia pronto dico vado a prendere un bicchiere d'acqua per idratarmi. Ottima abitudine. Io invece dico guardo l'agenda per vedere tutti gli impegni del giorno. Se vedo che ci sono molte cose da fare, dico oggi ho una giornata davvero piena. Cari amici, se queste frasi vi sono utili, iscrivetevi subito al canale. Ci aiuta a capire che questo elenco di 150 frasi vi piace davvero. Sì, iscrivetevi. È molto importante per noi vedere crescere la nostra famiglia di italiano vero. In ufficio dico spesso devo fare una telefonata importante oppure devo scrivere molte email. Se un collega mi chiama rispondo arrivo subito oppure dimmi tutto, sono qui. Io invece dico spesso non mi funziona internet. È un classico in ogni ufficio del mondo, vero? Poi dico mi serve la stampante o devo fare una fotocopia di questo documento. Se abbiamo una riunione, dico ai colleghi andiamo in sala riunioni. Durante la riunione io dico prendo appunti sul mio quaderno per non dimenticare nulla. Se qualcuno propone un'idea dico sono d'accordo oppure non sono d'accordo se la penso diversamente. Dico anche posso dire la mia per chiedere la parola in modo gentile. A metà mattina però arriva un momento difficile perché dico ho fame. Allora dico vado a fare una breve pausa. Di solito mangio un frutto o uno yogurt e dico faccio uno spuntino veloce per ricaricare le energie. Io invece preferisco aspettare il pranzo. Guardo l'orologio e dico a che ora andiamo a mangiare? Quando finalmente arriva l'ora dico finalmente si mangia. Usciamo tutti insieme e dico andiamo al ristorante qui vicino oppure andiamo in mensa. Io di solito dico prendo un panino al prosciutto e prendo una bibita fresca. Il cameriere di solito chiede da bere? E io rispondo un'acqua naturale per favore. Quando ci sediamo dico buon appetito a tutti i miei colleghi. Io dico spesso oggi voglio mangiare leggero. Ordino una bella insalata e dico niente dolce per me oggi. Durante il pranzo chiacchieriamo e diciamo com'è andato il fine settimana? Oppure cosa fai di bello stasera? È un momento molto rilassante. Dopo mangiato, la frase più importante per noi italiani è sicuramente prendiamo un caffè? Andiamo al bancone del bar e dico un espresso per favore o un caffè macchiato caldo. Se voglio essere gentile dico offro io oggi. Grazie Luca, sei sempre molto generoso. Dopo il caffè dico è ora di tornare in ufficio. Mi siedo di nuovo alla scrivania e dico ho un po' di sonno dopo pranzo, ma il dovere chiama, quindi dico mi metto subito all'opera e devo finire questo progetto entro stasera. Io guardo l'orario e dico mancano solo 2 ore alla fine. Cerco di concentrarmi e dico non voglio distrazioni. Se un cliente mi scrive dico rispondo subito a questo messaggio. Quando tutto è pronto dico con soddisfazione ho finito tutto il lavoro. Ah, la giornata di lavoro è stata lunga ma produttiva. Dico salvo i file sul computer per sicurezza e poi spengo lo schermo. Controllo di non aver lasciato fogli in giro e dico non lascio niente sulla scrivania. Metto tutto dentro la borsa e dico sono pronta per andare via. Finalmente esco dall'ufficio. Che bella sensazione dire ho finito di lavorare per oggi.
Ma prima di raccontarvi cosa faccio nel pomeriggio, volevo ricordarvi una cosa importante. Se volete supportare Italiano Vero, iscrivetevi subito al canale. Per noi è davvero fondamentale. Mettere un mi piace e commentare aiuta il video a essere visto da più persone e ci permette di stare insieme ogni settimana. Grazie mille del vostro aiuto. Sì, grazie a tutti di cuore. Io quando esco dall'ufficio, se c'è il sole, dico vado a piedi. Mi piace camminare un po' dopo essere stata seduta tutto il giorno. Dico faccio una passeggiata verso il centro della città e guardo le vetrine dei negozi. Io invece dico prendo la macchina perché abito un po' lontano. Purtroppo a quest'ora dico spesso c'è molto traffico. Resto in coda con le altre auto e dico che noia stare fermi. Guardo fuori dal finestrino e dico cerco un parcheggio vicino a casa. Oh, il traffico è terribile, ti capisco. Io invece, prima di tornare a casa, dico faccio una sosta al supermercato. Devo comprare alcune cose per la cena. Prendo il cestino all'ingresso e dico cosa manca nel frigorifero? Guardo la mia lista della spesa sul telefono. Io dico sempre prendo il carrello perché entro per comprare il latte e alla fine compro tantissime cose. Passo tra gli scaffali e dico compro la pasta e compro la passata di pomodoro. Se vedo della frutta fresca dico prendo 1 chilo di mele. Io invece dico vado al banco del fresco. Chiedo gentilmente al commesso vorrei 2 etti di prosciutto cotto e vorrei un pezzo di parmigiano. Poi dico vado nel reparto delle bevande e prendo una bottiglia d'acqua naturale. Io dico spesso ho dimenticato il latte. Allora torno indietro di corsa tra i corridoi e lo prendo. Poi vado verso l'uscita e dico faccio la fila alla cassa. Aspetto il mio turno con pazienza mentre guardo le riviste. Arrivata alla cassa dico buonasera alla cassiera. Metto le cose sul nastro e dico uso le mie borse di tela per non inquinare. Poi la cassiera mi chiede ha la carta fedeltà? E io rispondo sì, eccola qui, la prendo subito. Io invece chiedo posso pagare con la carta? Avvicino il bancomat alla macchinetta e dico ecco fatto, ho pagato. Prendo lo scontrino e dico metto tutto nel bagagliaio della macchina. Finalmente posso dire torno a casa. Che bello tornare a casa. Dico parcheggio proprio sotto casa e prendo le borse della spesa che sono pesanti. Salgo le scale e dico finalmente sono arrivata. Metto la chiave nella serratura, giro 2 volte e apro la porta. Io appena entro in casa dico poggio le chiavi sul tavolo. Poi dico accendo la luce perché fuori inizia a fare buio. Dico mi tolgo la giacca e la appendo subito all'attaccapanni nell'ingresso. Che sollievo essere a casa. Ah, la prima cosa che faccio io invece è dire mi tolgo le scarpe. Dico metto le pantofole perché sono molto più comode per stare in casa. Poi dico vado in cucina e inizio a mettere a posto la spesa nel frigorifero e nella dispensa. Io dico sempre ho una fame da lupi, ma prima di iniziare a cucinare dico mi metto comodo. Vado in camera e mi tolgo i vestiti di lavoro. Metto la tuta o il pigiama e dico ora sì che sto bene. Anche io faccio la stessa cosa. Dico mi lego i capelli e mi strucco la faccia con l'acqua tiepida. Mi sento subito più rilassata e pronta per la serata. Guardo la cucina e dico cosa cucino di buono stasera? Inizia la parte più tranquilla della mia routine. Eccoci arrivati all'ultima parte della nostra giornata, la sera. Dico spesso finalmente è ora di cena, perché dopo il lavoro ho sempre moltissima fame. Vado in cucina e dico apro il frigorifero per vedere cosa posso preparare di buono. Anche io faccio lo stesso. Dico metto la pentola sul fuoco e faccio bollire l'acqua per la pasta. Mentre aspetto l'acqua dico taglio la verdura o preparo l'insalata. Se sono stanca dico stasera ordino una pizza perché non ho voglia di cucinare. Ordinare una pizza è sempre un'ottima idea. Io invece dico apparecchio la tavola per me e per la mia famiglia. Metto i piatti, i bicchieri e le posate. Quando tutto è pronto, chiamo gli altri e dico è pronto in tavola, venite a mangiare. Che bella frase!
Io quando inizio a mangiare dico sempre che profumino delizioso. Durante la cena chiacchieriamo e diciamo com'è andata la tua giornata. È il momento perfetto per stare insieme e raccontarsi tutto quello che è successo. Proprio così. Finito di mangiare, dico sparecchio da tavola e pulisco il tavolo con una spugna. Dopodiché dico carico la lavastoviglie oppure lavo i piatti a mano se sono pochi. Cari amici, se siete arrivati fin qui siete davvero bravissimi. Se volete imparare l'italiano con noi ogni settimana, iscrivetevi subito al canale. Per noi è un aiuto fondamentale per far crescere Italiano Vero. Sì, iscrivetevi e mettete un bel mi piace. Ci aiuta tantissimo a capire che queste 150 frasi vi sono utili. Dopo aver pulito la cucina, io dico vado a sedermi sul divano. Mi rilasso un po' e dico prendo il telecomando per guardare cosa c'è in televisione. Io invece preferisco dire ascolto un po' di musica o leggo un libro. A volte dico guardo un film su Netflix o seguo una serie TV. Se sono molto stanco dico mi si chiudono gli occhi e inizio a sbadigliare. Quel momento arriva sempre troppo presto. Prima di andare a letto io dico vado a chiudere la porta a chiave e chiudo tutte le finestre. Poi dico spengo le luci nel corridoio e in salotto. Io dico spesso vado a farmi una camomilla per dormire meglio. Poi dico vado in bagno per l'ultima volta. Dico mi lavo i denti e mi lavo la faccia. Se ho messo la crema dico mi metto la crema idratante prima di andare a dormire. Io invece dico mi metto il pigiama e tolgo il copriletto. Mi infilo sotto le coperte e dico che bel calduccio. Prima di chiudere gli occhi però dico imposto la sveglia per domani mattina. Non voglio fare tardi. Impostare la sveglia è l'ultima cosa che faccio anche io. Dico controllo di aver messo la sveglia alle 7. Poi dico poso il telefono sul comodino e dico spengo la lampada. Finalmente posso dire buonanotte a tutti. Buonanotte e sogni d'oro sono le frasi più dolci per finire la giornata. Dico mi addormento subito perché sono molto stanca. Spero che queste 150 frasi vi aiutino a descrivere la vostra routine in modo perfetto. Lo spero anche io. Amici, scriveteci nei commenti qual è la vostra frase preferita della routine serale. Siamo curiosi di leggervi. Grazie per aver passato questa giornata con noi. È stato un piacere enorme condividere queste frasi con voi. Grazie di cuore a tutti. Ricordate di iscrivervi al canale Italiano Vero e di attivare la campanella per non perdere i prossimi lunghi episodi. Continuate a fare pratica ogni giorno e vedrete che risultati. Un abbraccio grande a tutti e alla prossima!